Salve ragazzi, quanti di voi si sono trovati al bivio in cui dover scegliere tra l'acquisto di un violino elettrico o un violino acustico? Ma fermi là, prima di fare questo passo lasciate che vi dica alcune cose. In questo video confronteremo la storia, la tradizione del violino acustico e la modernità rappresentata dalla tecnologia del violino elettrico. Cerchiamo di capire perché avete questo desiderio, cosa vi spinge a fare questa scelta e quale è consigliato a chi inizia lo studio del violino. Seguite il video fino alla fine perché voglio proporvi anche una valida alternativa. Sigla! Prima di inoltrarci nel vivo dell'argomento, voglio ricordarvi di lasciare un like e di iscrivervi al canale attivando la campanella in modo da non perdere i prossimi video. Grazie! Come prima cosa cerchiamo di capire come sono fatti questi due fantastici strumenti, quali sono i vantaggi, quali sono gli svantaggi, quali sono le esigenze che portano all'acquisto dell'uno o dell'altro e quale è consigliato per chi si sta affacciando da poco su questo favoloso mondo. Entrambi hanno le stesse parti, il manico, i piroli, la cordiera, il ponticello, la mentoniera, eccetera, ed entrambi sono suonati con l'arco. E qui, ahimè, finiscono le uguaglianze. Partiamo dal suono. Io adoro i violini acustici, sono il frutto della storia della liuteria, sono delle vere e proprie opere d'arte. Alcune volte resterei lì ad osservarli per ore, il loro suono ci porta indietro nel tempo, è ricco di tradizione e nonostante oggi la tecnologia musicale sia molto avanzata, è molto difficile replicarlo con strumenti elettrici. Ma riflettendoci su, perché un violino elettrico dovrebbe suonare come un violino acustico? Avete mai visto dei chitarristi lamentarsi delle loro chitarre elettriche perché hanno un suono differente dalle chitarre acustiche? Dai, quindi come prima cosa non facciamo questo errore, dobbiamo avvicinarci alla mentalità che il violino elettrico non è semplicemente una copia del violino acustico o qualcosa che dovrebbe suonare come il violino acustico. Alcuni stili musicali sono inimmaginabili senza un violino acustico, nella maggior parte dei casi i violinisti classici, country, folk non prenderebbero mai in considerazione un modello elettrico. Per loro il violino acustico è l'unica strada da percorrere. Il violino acustico è costruito in legno ed ha una forma standard. Possiamo trovare qualche piccola differenza dovuta alla mano del liutaio, ma in linea di massima sarà sempre uguale. Il corpo dello strumento è vuoto all'interno e funge da cassa di risonanza per amplificare il suono prodotto dalla vibrazione delle corde. Le vibrazioni a loro volta vengono trasmesse a tutto lo strumento grazie al ponticello e all'anima. L'anima è un piccolo bastoncino cilindrico che è posto all'interno del violino che, oltre a sostenere la pressione delle corde, aiuta a distribuire uniformemente le vibrazioni su tutto il piano armonico. Infine il suono è proiettato all'esterno grazie ai fori a forma di F. Quindi è molto importante sapere che la qualità sonora dello strumento acustico è prevalentemente legata ai legni utilizzati durante la costruzione. I violini acustici possono raggiungere cifre esorbitanti proprio per la qualità del suono che producono. I violini elettrici esistono dagli anni 30, più o meno nello stesso periodo in cui furono inventate le chitarre elettriche, nonostante sembri ancora un'invenzione relativamente nuova. A differenza delle componenti base che sono tutte presenti, bisogna constatare che non avendo cassa di risonanza non ci sono limiti alle forme del corpo. Molti violini elettrici, come in questo caso, hanno solo i contorni di base del violino convenzionale ed alcuni esempi sono estremamente minimalisti, tant'è vero che replicano le forme delle chitarre elettriche. E proprio come le chitarre elettriche, la vibrazione delle corde viene trasformata in un segnale elettrico grazie ad un elettromagnete posto sotto il ponticello e chiamato pick-up. Quindi la voce base dello strumento è essenzialmente legata alla qualità di questa componente. Infine avremo un suono che viaggia attraverso dei cavi per giungere all'amplificatore. I violini elettrici non amplificati produrranno un suono molto tenue e metallico, quindi non il massimo per esercitarsi. Chiarite un po' le differenze, analizziamo le motivazioni che spingono all'acquisto dell'uno o dell'altro. Io non posso dirvi
quale dei due sia il migliore, perché la scelta dipende dalle preferenze personali e dai vostri obiettivi come musicisti. Spesso per problemi di rumorosità oppure per vergogna, perché molti violinisti alle prime armi, per timore di farsi sentire dai vicini quando studiano, tendono ad acquistare il violino elettrico. Ma attenzione, poter esercitarsi in silenzio dovrebbe essere solo uno dei tanti motivi per scegliere un violino elettrico, ma non il motivo principale. Sì, è vero, ci sono violini elettrici chiamati silenziosi, con la possibilità di poter collegare le cuffie ed esercitarsi senza disturbare. Questo è sicuramente un vero e grande vantaggio, ma l'idea che questo sia tutto ciò a cui serve un violino elettrico è decisamente limitante. Avete mai sentito parlare di chitarristi che comprano le chitarre elettriche per poter esercitarsi in silenzio? Se vi state avvicinando ora allo studio del violino, il mio consiglio è quello di optare per un violino acustico. Prima di tutto per capire qual è il suono originale del violino, e poi esercitarvi sullo strumento acustico vi permetterà di imparare a creare il suono. Con il tempo capirete come far vibrare bene lo strumento e sentirete sempre di più la differenza che esiste tra un violino di qualità ed un violino scadente. Non c'è cosa più bella dell'andare in sintonia con la vibrazione dello strumento poggiato sul vostro corpo. Con l'aumentare della vostra bravura nel condurre bene l'arco sarà sempre maggiore la produzione degli armonici emessa dallo strumento. Che bello! Ora voglio anche dirvi come prendersi cura di questi tipi di strumenti. I violini acustici sono fragili e possono rovinarsi facilmente, quindi bisogna avere delle accortezze. Non sottovalutate la temperatura. Il legno è un materiale organico, è influenzato dall'ambiente circostante e quindi può essere danneggiato da temperature pericolose. I violini di legno non possono essere conservati in luoghi troppo caldi, troppo freddi, troppo umidi o troppo asciutti, quindi acquistate custodie decenti che possano aiutare a controllare ed isolare la temperatura all'interno. Anche per questo molti violinisti non preferiscono esibirsi all'esterno sotto il sole. I violini elettrici invece sono molto più resistenti alla temperatura, ma ci sono ugualmente dei limiti. Non è che possiamo lasciare lo strumento elettrico a cuocere nel bagagliaio di un'auto. Questo potrebbe surriscaldare e danneggiare la parte elettronica all'interno. Quindi i violini acustici ed i violini elettrici sono progettati per usi diversi, ma è molto comune incontrare violinisti che li suonano entrambi e scelgono di usare l'uno o l'altro a seconda delle occasioni. In orchestra, durante i concerti, naturalmente sceglieranno di suonare il violino acustico. In altri spettacoli, come un festival di musica rock, potrebbero preferire il violino elettrico. Ora mi rivolgo a tutte le persone attratte da entrambi gli strumenti. A voi consiglio di dare uno sguardo anche ai violini elettroacustici. Questi strumenti sono una scelta eccellente per combinare l'aspetto e il suono tradizionali di uno strumento acustico con le opportunità creative di uno strumento elettrico. Si tratta di strumenti con la cassa di risonanza proprio come il violino tradizionale e con la possibilità di amplificarli tramite un'uscita jack. I violini elettroacustici oppure un classico violino amplificato tramite pick-up possono essere delle valide alternative per chi vuole sperimentare entrambi i mondi. Uno strumento molto versatile per l'utilizzo in diversi ambienti e che vi permetterà di sbizzarrirvi con la vostra creatività attraverso l'utilizzo di effetti diversi, proprio come il violino elettrico, senza perdere quel suono naturale. Per concludere, sebbene gli strumenti acustici e quelli elettrici siano entrambi dei violini, soddisfano essenzialmente scopi diversi. Non dovresti mai considerare il violino elettrico come un sostituto del violino acustico tradizionale, non potrà mai replicare il suono naturale. Considerate il violino elettrico come uno strumento basato su un violino normale, ma che svolge un ruolo differente. E se stai cercando uno strumento simile al violino, ma che ti permetta di sperimentare, di suonare dal vivo con il tuo gruppo rock, pop, allora il violino elettrico è perfetto per te. Se invece sei agli inizi e vuoi capire cosa sia realmente un violino e come studiarlo per bene, allora scegli il violino acustico. Ragazzi, per oggi è tutto. Scegliete saggiamente il vostro strumento e divertitevi con la musica, sempre.